cinema of all time. Ti ha influenzato in qualcosa e se così in cosa? It inspired me for sure. I love Fellini's films, and they're just, you know, works of art. Mi ha sicuramente ispirato, amo i film di Fellini che per me sono delle opere d'arte. L'hai mai incontrato? I met Federico Fellini 2 different times. One night I had dinner with Silvana Mangano and Isabella Rossellini and Marcello Mastroianni. And we had dinner, the whole dinner was mushrooms. Tutta la cena a base di funghi. There was mushroom season apparently. There were little bitty mushrooms and then big, huge, like steak mushrooms. And I told Marcello how much I loved Fellini. The next morning, Marcello sent his car to my hotel, and he had organized for me to spend the entire day at Cinecitta with Federico Fellini. Che erano evidentemente in stagione, da funghetti minuscoli a dei funghi che sembravano delle bistecche. Insomma, durante quella cena dissi a Marcello che ero veramente appassionato di Fellini, e lui cosa fece? Il giorno dopo mi mandò una macchina perché aveva organizzato una giornata intera a Cinecittà che ho potuto trascorrere con Federico Fellini. He was shooting Intervista at the time, and the DP was Tonino Delacoli. And Fellini took me to lunch in a garden restaurant, and one of the people, a woman there, had breasts that were like Fellini film. Exactly. And then years passed, and it was 1993, and I was shooting a Barilla pasta commercial in Rome here, and it starred Gerard Depardieu, and Tonino Delacoli was the DP of this commercial. And at that time, Federico Fellini was up north in a hospital, and they got word that Fellini was going to be moved down to Rome to a hospital. And I said, I wonder if it would be okay, you think I could go by and say hello? And they said, I don't know, why not? So they moved him into a hospital here in Rome, and we were set to go on a Thursday night, but then we got word that he was going to have some examinations, so we couldn't do it Thursday, but Friday we could. Well, we finished the commercial, Friday night came, beautiful evening in Rome, warmth at the end of the day, and we drove over, and Fellini's niece was taking us in, and she said only David and Tonino can go in. So we walked deep into this hospital, down long corridors, and we came to a door, and she said, I'll go in and see if Fellini will see you now. So we waited out, and then she came out, and she said, okay, come on in. And in the room there were 2 single beds, and Fellini was sitting in a wheelchair between the 2 beds with a little table in front built out of the wheelchair. And in the room was a journalist named Vincenzo. And Tonino knew Vincenzo, and he went to talk with Vincenzo, and I went and sat opposite Fellini, and he held my hand, and we talked for about a half an hour. And he was talking about the change in cinema, which made him sad. He used to come down for breakfast in the morning, and students would flock around him. They would talk cinema, and it was very exciting. And Fellini loved this. And then as time passed, they were talking about television, and they were forgetting about cinema, and then pretty soon they didn't even, talk to him. And he felt that it was all changing, and they had a sadness.
I left the room and I said to him, I said, the whole world's waiting for your next film, Mr. Fellini. And he goes like this, and then I met Vincenzo later, years later, and he said that after you left, David, Fellini said, he's a very good boy. The thing is that was on a Friday night. On that Sunday, 2 days later, Fellini, for one reason or another, went into a coma and died 2 weeks later. He never came out of the coma. Allora, all'epoca a Cinecittà Fellini stava girando Intervista e il direttore della fotografia era Tonino Degli Colli. Mi ricordo andammo a colazione in un giardino, in un ristorante, e c'era una donna con un seno gigantesco. Anni dopo invece stavo a Roma per girare uno spot per la Barilla di 1993 e c'era Depardieu e di nuovo Tonino. Ci siamo messi a chiacchierare e mi disse che Fellini era ricoverato in ospedale, però al nord, e che si stava ipotizzando di trasferirlo in un ospedale a Roma. E io mi dissi, ma in tal caso pensi che posso andarlo a salutare? Ho detto, perché no? Quindi così accadde. Fellini fu trasferito a Roma in un ospedale, dovevamo andarlo a trovare giovedì sera, ma siccome doveva fare delle analisi abbiamo rimandato al venerdì sera. Mi ricordo che era una serata molto calda e c'era soltanto la nipote e Tonino, e nel corridoio che abbiamo percorso in fondo c'era questa stanza. È uscita la nipote dicendo vediamo se può riceverla, può incontrarla, uscendo dalla stanza disse sì, e mi ricordo che entrai e in questa stanza d'ospedale c'erano 2 letti singoli, nel mezzo Fellini in una sedia a rotelle con un tavolino davanti, e c'era lì un giornalista, Vincenzo, mi ricordo, e Tonino, insomma lui si conoscevano, e quindi insomma io mi sono messa a chiacchierare con Fellini, mentre invece Tonino si è messo a chiacchierare con Vincenzo. Gli ho tenuto la mano, abbiamo parlato per mezz'ora e lui raccontò come quello che stava accadendo nel mondo del cinema lo intristiva, perché si ricordava che quando scendeva a colazione gli studenti appassionati di cinema ne parlavano con grande entusiasmo, ma poi via via questo entusiasmo si è trasferito alla televisione e poi piano piano si è reso conto che questi giovani si erano dimenticati del cinema e non parlavano neanche più di lui. Tutto stava cambiando e questo gli metteva una certa tristezza. Lasciando la stanza gli dissi, tutto il mondo sta aspettando il suo prossimo film, lui fece questo gesto e poi vidi Vincenzo molti anni dopo e mi disse che dopo che era uscito Fellini gli ha detto questo è un bravo ragazzo. Poi appunto questo venerdì è successo questa visita, domenica Fellini è entrato in coma e poi insomma 2 settimane dopo è morto. Arrivato questo bellissimo ricordo di Fellini, il momento clou della serata. Io chiederei di accendere